Immagina la giornata di due persone che lavorano nello stesso ufficio, hanno gli stessi orari e devono rispettare le stesse scadenze. La prima si sveglia la mattina sapendo già cosa dovrà fare. Ha una lista di obiettivi semplici da portare a termine, con orari realistici e ben studiati. Si prende anche delle pause, ma riesce comunque a finire tutto entro l'orario stabilito. Dopo il lavoro ha tempo per dedicarsi alle sue passioni e si gode un po' di meritato relax. La seconda invece si sveglia ed è già in ritardo. Scrolla il telefono per mezz'ora cercando di capire da dove cominciare. Si dimentica gli appuntamenti importanti, rimanda sempre qualcosa al giorno successivo e la sera si ritrova stanca, frustrata e con l'ansia di non aver fatto abbastanza. Stiamo parlando di due persone che fanno lo stesso lavoro, ma ottengono risultati completamente diversi. Qual è la vera differenza? Sappi che non è questione di talento o motivazione, è questione di sapersi organizzare. In questo episodio ti spiego come organizzare la tua giornata, creando una routine efficace che ti faccia risparmiare energia, aumentare la produttività e soprattutto che ti aiuti a vivere meglio. Ma attenzione perché organizzarsi non significa essere perfetti. Non esiste una routine ideale valida per tutti, né un metodo magico da seguire alla lettera. È fondamentale conoscere i propri limiti e non pretendere troppo da se stessi. Il segreto è trovare un equilibrio tra disciplina e flessibilità e oggi ti aiuterò a fare proprio questo. Ma prima di tutto ti do il benvenuto nel podcast di All Care Today, l'Odissea del cambiamento, nel quale affrontiamo temi come la crescita personale, il benessere e la salute mentale, con lo scopo di migliorare la tua vita a 360 gradi. Ovviamente questo podcast è disponibile sia su YouTube che su Spotify, per cui ti invito ad ascoltarlo da entrambe le parti. Ora però mettiti comodo, perché è giunto il momento di far partire la sigla. Ti sei mai accorto che le persone di successo organizzano sempre le loro giornate? Pensiamo ad esempio a Cole Newport, professore e autore del libro Deep Work. Newport ha una sola regola: pianificare ogni ora della propria giornata, compresi i momenti di svago. E sia chiaro, Cole Newport non pianifica le sue giornate solo perché vuole controllare tutto. In realtà lo fa per avere maggiore chiarezza mentale ed essere più produttivo. A tal proposito, se ti interessa scoprire 10 idee per rendere più produttivo il tuo tempo libero, ti invito a leggere l'articolo completo sul sito di www.allcaretoday.it. Ma tornando a noi, perché dovresti pianificare le tue giornate? Per rispondere a questa domanda vorrei raccontarti la mia personale esperienza con il tempo. Sono sempre stata una persona a cui piace avere tutto sotto controllo, eppure c'è stato un periodo della mia vita in cui non ero particolarmente organizzato. Stiamo parlando dei primi anni delle superiori, un periodo nel quale avevo a disposizione tutto il tempo che desideravo, ma purtroppo non lo sfruttavo al meglio delle mie possibilità. Anzi, perdevo gran parte delle mie ore in attività inutili che non mi avrebbero portato da nessuna parte, rinviando sempre all'ultimo lo studio. Col tempo però ho capito che la soluzione migliore era organizzare il proprio studio, per non ritrovarsi all'ultimo a ripassare come un dannato. Organizzare i miei pomeriggi svolgendo come prima cosa i compiti più difficili mi ha permesso di ottenere risultati migliori a scuola, ma anche nei miei hobby, come l'allenamento. Ma attenzione, perché non sto dicendo che devi rinunciare al tuo tempo libero e riempirlo di attività extra solo per essere più produttivo. Al contrario, credo che i momenti di svago siano veramente importanti, ma senza un minimo di organizzazione farai più fatica a ottenere dei buoni risultati nella vita, e questo vale sia per lo studio che per il lavoro. E allora cosa puoi fare per organizzare al meglio le tue giornate? Innanzitutto devi definire quali sono le tue priorità, perché non tutto quello che fai nel corso di una giornata ha la stessa importanza. Se avessi solo mezz'ora al giorno per avere successo, quale attività credi possa aiutarti in questa impresa? Meglio impiegare quella mezz'ora a guardare una serie TV o a studiare? Ogni giorno scegli un'unica grande attività da portare a termine. Deve essere la più importante, quella che, se completata, ti farà sentire soddisfatto anche se non riuscirai a fare altro. Per esperienza ti consiglio di affrontarla nelle prime ore della giornata, quando hai più energia per svolgere i compiti più impegnativi e difficili. Il secondo consiglio che voglio darti è quello di sfruttare la regola del time blocking. Il time blocking è una tecnica per gestire il tempo in modo efficace, che consiste nel pianificare la giornata suddividendola in blocchi di tempo. Per esempio, potresti dividere la tua giornata in blocchi da un'ora ciascuno.
e in ogni blocco svolgere un'attività diversa. I primi 4 blocchi potrebbero essere dedicati al lavoro profondo, evitando distrazioni, il quinto all'allenamento e il sesto alla lettura di un libro. Tra un blocco e l'altro, però, è importante prendersi una pausa. Questa tecnica è usata da molte persone per restare concentrate ed evitare il multitasking. Ricorda anche di lasciare spazio agli imprevisti, che potrebbero compromettere l'organizzazione del tuo tempo. Le cose purtroppo non andranno sempre come previsto, quindi è necessario avere un buon grado di flessibilità e non lasciarsi abbattere dagli imprevisti, che sono una parte naturale della nostra vita. Infine, la sera fai un bilancio di come è andata la tua giornata. Sei riuscito a portare a termine tutti i tuoi compiti? Che cosa ha funzionato meglio? Questa semplice riflessione di 5 minuti ti aiuterà a organizzare meglio le prossime giornate, in modo da crescere e migliorare giorno dopo giorno. Ovviamente questo è anche il momento perfetto per pianificare la giornata successiva e partire già di prima mattina con il piede giusto. Il mio consiglio è quello di creare una lista di cose da fare e di tirare una riga ogni volta che completi un'attività. In questo modo, quando andrai a dormire, sarai soddisfatto di ciò che sei riuscito a realizzare. Questo ti permette di aumentare la fiducia nelle tue capacità, alzare la tua autostima e credere di essere in grado di fare qualunque cosa. Ricorda che organizzare le proprie giornate non è una forma di controllo eccessivo, ma un modo per guidarle e non lasciare nulla al caso, permettendoti di essere padrone del tuo destino. Ed è così che ogni giornata può avvicinarti alla tua versione migliore. Ma non scoraggiarti se ogni tanto ti sembra di non essere stato produttivo. Ognuno ha il suo ritmo, il suo percorso e le sue battaglie invisibili. Tu concentrati sul tuo percorso e ricorda che il cambiamento non è un traguardo da raggiungere, ma un viaggio da vivere, un'odissea per l'appunto. E io sono qui per accompagnarti in questo viaggio, puntata dopo puntata. Infine, se questo podcast ti è piaciuto e lo hai trovato utile, ti invito a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensi e se hai dei consigli utili per organizzare al meglio la propria giornata. Ti invito anche a lasciare un mi piace e a iscriverti se ancora non l'avessi fatto. Inoltre, su www.allcaretoday.it trovi l'intero articolo e altri articoli su consigli, riflessioni e idee legate al tema della crescita personale e molto altro ancora. Detto ciò, ti ringrazio per l'attenzione e ti invito ad ascoltare il prossimo podcast. Buona crescita personale e alla prossima!